Qui BYD ha fatto perfettamente i compiti a casa perché ha portato in Europa una city car di segmento A con un prezzo promo di lancio da meno di 17.000 euro, praticamente il prezzo di una Pannina con il 1000 ibrido col cambio manuale, un vero e proprio affare. Ha creato una gamma di allestimenti perfetta, solo tre: Active, Boost e Comfort, dovete soltanto scegliere il colore. E poi ha ingegnerizzato i due allestimenti Boost e Comfort con un pacco batterie da 43 kWh con tecnologia LFP che vi daranno un'autonomia che supererà di slancio i 500 km di autonomia in ambiente urbano. Insomma, la ricetta perfetta per creare un best seller. Sono sicuro che lei sarà la prima auto elettrica per molti di voi perché è troppo intelligente ed è troppo curata in tutti quanti i suoi dettagli. Una sola auto, tantissimi nomi. Negli ultimi anni l'avete cercata come BYD Seagull, è arrivata in Sud America con il nome di BYD Dolphin Mini, ma è arrivata qui in Europa con BYD Dolphin Surf, proprio come la tavola da surf o come la mossa di Pokémon che vi permetteva di viaggiare sull'acqua. E lei viaggia non sull'acqua ma in città per tantissimo tempo, ma oltre ad essere un piccolo concentrato di tecnologia e autonomia, ha dalla sua un design curatissimo. Partiamo proprio da lui. Essendo basata sulla piattaforma 3.0 di BYD, il frontale ha uno sbalzo ridottissimo, ma in questo pochissimo spazio troviamo dei dettagli di stile veramente interessanti. Innanzitutto il faro è bellissimo in termini di design ed ha una tecnologia di illuminazione LED misto alogeno. L'alogeno è per l'indicatore di svolta, mentre qui troviamo il faro, come vi dicevo, full LED che fa tantissima luce, che è sì un elemento di stile ma anche un elemento di sicurezza, perché vi permette di illuminare la strada di notte in maniera impeccabile. Qui c'è un piccolo cofano che purtroppo non nasconde un frank e qui sopra troviamo un elemento, una modanatura di plastica nera con dei piccoli intagli. Ed è un elemento non solo di stile ma anche molto funzionale perché permette di ridurre i vortici e i frusci aerodinamici che potrebbero generarsi in prossimità dei tergicristalli del lunotto anteriore. Tutta l'auto è ben risolta nella parte anteriore, anche nella parte più esposta agli urti. Infatti in BYD hanno scelto di rivestire questa parte con una plastica grezza di plastica per evitare di dover andare dal carrozziere tutte le volte che si urta la macchina in fase di parcheggio. Qui è nascosta molto bene la telecamera di 360 che è standard nell'allestimento comfort che abbiamo a disposizione. Insomma, piccoli sbalzi, un'altezza da terra interessante, tutto quello che serve a una macchina cittadina per muoversi alla perfezione in città con un tocco di stile. Anche il laterale è stato ben risolto. In soli 4 metri di lunghezza, qualche centimetro in più rispetto alla sua controparte cinese, i designer BYD sono riusciti a inserire tantissimi elementi di stile nonostante i vincoli che un'auto elettrica del genere pone. Infatti qua sotto troviamo ovviamente il pacco batterie. Come potete vedere, la carrozzeria è stata disegnata inserendo qualche modanatura, qualche intagliatura che dona una dinamicità a tutta la parte laterale dell'auto che si risolve poi nel montante C con questa piccola texture molto interessante in piano black. Elemento di stile ma anche elemento aerodinamico, le maniglie che sono affogate nella carrozzeria e poi questa modanatura di plastica nera che richiama poi qui il colore della carrozzeria. I cerchi sono da 16 pollici, dimensione corretta, e la gommatura è generosa, un compromesso tra design e comfort di bordo. E poi, rispostandoci vicino al montante A, non possiamo non notare i grandi specchietti in tinta carrozzeria con la telecamera a 360 gradi, ma soprattutto con il tag NFC per aprire l'auto con la smart key oppure con lo smartphone. Insomma, un piccolo laterale ma con grandi ambizioni di stile. Anche sul posteriore i tecnici e i designer di BYD non hanno badato a spese in termini di budget per dare un design posteriore a questa BYD Dolphin Surf quantomeno interessante. C'è un grosso spoiler che ha una funzione sia estetica sia aerodinamica, il lunotto è molto piccolo e spiovente e poi troviamo un gioco di tridimensionalità alternato tra spoiler, faro, portellone e paraurti posteriore che anche qui è rivestito in plastica nera e ingloba i sensori di parcheggio insieme alla telecamera da 360 gradi. Ma la vera chicca è il faro posteriore che
come se fosse un'auto premium, è cost to cost e ha una texture veramente interessante nella parte bassa. Insomma, anche qui BYD Dolphin Surf stacca di netto la concorrenza, che di solito ha un posteriore poco interessante e poco elaborato in termini di design e in termini di tecnologia. Oh, e poi c'è il baule. E anche qui Dolphin Surf regala sorprese, perché qui sotto ci sono oltre 300 litri utili di carico. Abbiamo i nostri 3 zaini dell'attrezzatura, ma potenzialmente ce ne sarebbero anche 6, e inoltre c'è un enorme doppio fondo dove stivare il vostro kit di sicurezza o i cavi di ricarica in assenza del frank. Ma non solo, i sedili sono abbattibili in configurazione 50-50. Così, a occhio, ci sta tranquillamente un mobile dell'IKEA. Prima di passare agli interni parliamo di ricarica e di tecnologia del pacco batterie di questa BYD Dolphin Surf. Ovviamente, come da tradizione BYD, i 2 pacchi batterie da 30 kWh e da 43 kWh si basano su tecnologia litio-ferro-fosfato Blade Battery, quindi sono garantite più a lungo nel tempo rispetto a un'auto con tecnologia nickel, manganese e cobalto, ma perdono un po' in termini di prestazioni di ricarica. Sulla versione da 30 kWh, che ha un'autonomia in VLTP intorno ai 200 km, abbiamo una ricarica in AC da 11 kW e una ricarica in DC da 65 kW, mentre la versione da 43 kWh ha una ricarica in AC sempre da 11 kW, ma vede la velocità in DC aumentata ad 85 kWh. Comunque sia per il pacco batteria da 30 che per il pacco batteria da 43, i tempi di ricarica 20-80% rimangono sempre quelli, mezz'ora, perché la batteria è molto piccola, ma lei in fondo è pensata per essere ricaricata a casa, e quindi quello che conta è se avete oppure no una presa nel vostro box di ricarica per caricarla. In una notte con un contatore da 3 kW potete comunque mettere al suo interno circa 30, 40, 50 km, che è l'utilizzo giornaliero che farete di questa BYD Dolphin Surf. Utilizzata in un contesto urbano vi permetterà di ricaricarla dallo 0 al 100%, cioè a fare un ciclo di ricarica completo una volta ogni 3 settimane, una volta al mese. Insomma, l'ansia da ricarica nell'ambiente di utilizzo di questa BYD Dolphin Surf non è assolutamente un problema. Smarcato il capitolo tecnologia e velocità di ricarica, entriamo dentro, così vi faccio vedere com'è ben rifinita questa nuova BYD Dolphin Surf. E anche negli interni BYD Dolphin Surf non delude. La finitura, sia in termini di scelta di materiali che in termini di accoppiamenti, è da prima della classe. Innanzitutto, partendo dal cruscotto, troviamo sicuramente delle plastiche rigide sia nella parte alta che nella parte bassa, ma in maniera molto furba i designer e ingegneri BYD hanno scelto di rivestire la parte centrale con un materiale plastico leggermente più morbido, con una bella texture che richiama quasi l'Alcantara. Non abbiamo nessun tipo di illuminazione lounge, ma insomma in città chi se ne frega, non dobbiamo fare scena, abbiamo bisogno di un'auto concreta. E poi troviamo la classica impostazione BYD con il driver display qui dietro al volante e lo schermo dell'infotainment con tecnologia touchscreen delle dimensioni giuste e corrette. Qui sotto, come nelle altre auto della famiglia Ocean di BYD, troviamo degli shortcut fisici per quanto riguarda l'aumentare e il diminuire il volume e il selettore del cambio, con tutti gli altri pulsanti per le modalità di guida, l'auto hold, le 4 frecce e l'attivazione del climatizzatore. Le bocchette dell'aria sono ben integrate in tutta quanta la plancia e il design è molto minimal, ma che lascia anche spazio a qualche vezzo stilistico qua e là nella cabina. Parlando invece di ergonomia generale del posto di guida, anche del passeggero, fanno un'ottima figura i sedili, che in questo caso sono rivestiti in pelle vegana e sono ben sagomati e ben contenitivi, e riportano gli Isofix anche qui all'anteriore. Il tunnel centrale è ben assemblato in termini di plastica e in termini di finiture, ritroviamo la stessa finitura in simil scamosciato qui sul tunnel, 2 portabicchieri e qui in plancia di comando lo spazio per ricaricare in maniera wireless il proprio telefono qualora lo supportasse. Devo dire molto comodo e ben risolto. Qui sotto troviamo un vano portaoggetti con una presa di tipo A e una presa di tipo C per i telefoni, sia in trasmissione dati che in ricarica, e la presa a 12 volt classica qui sotto. Infine,
Spostandoci sul sedile del guidatore, anche qui siamo nella versione comfort, abbiamo le regolazioni 100% automatiche del sedile di guida e sul pannello porta qui a sinistra troviamo i comandi fisici per i finestrini e per la regolazione degli specchietti. Insomma, il lavoro è stato fatto molto bene in termini di finitura, accoppiamenti e di ergonomia generale di tutta quanta la vettura. Prima di passare ai sedili posteriori, ancora una nota di merito per il volante, che è il classico volante BYD che abbiamo imparato a conoscere su 8.3 e su Dolphin, con la razza di destra deputata ai comandi dell'infotainment e la razza di sinistra deputata ai comandi degli ADAS, molto facili da raggiungere e molto facili da leggere. Enorme nota di merito per il designer BYD per aver scelto il cieno nero dell'auto, che dona un tocco di stile a tutto quanto l'abitacolo, e poi troviamo la letta qui parasole completamente rivestita dello stesso materiale del cielo, con la luce di cortesia e anche uno specchio che fa accendere la luce di cortesia una volta aperta. Insomma, ben rifinite anche le parti meno a portata di vista. Per quanto riguarda l'infotainment e il suo sistema operativo, è sempre il solito infotainment di BYD, basato su Android, ma totalmente customizzato. È molto funzionale in termini di reattività, è molto fluido e in questo caso è aggiornato all'ultima release del firmware. È completamente in italiano e si può richiamare l'assistente di BYD con il pulsante Sono qui. sulla razza del volante. Scusa, non capisco. Ma anche dicendo la parola magica che è BYD, ma non lo diciamo troppo forte. Con l'assistente vocale di BYD si possono controllare tantissimi parametri dell'auto, come ad esempio la temperatura. HMM, sembra che sia un po' difficile per me. Come vedete è anche un po' invasivo. Comunque il sistema operativo è molto intuitivo, molto veloce, permette l'accesso ad Android Auto e Apple CarPlay in maniera istantanea ed essendo questa l'ultima release del firmware possiamo trovare molte shortcut relative al climatizzatore qui nella parte bassa e tenendo premuto è anche possibile modificarne il layout. Insomma, tutto l'abitacolo è ben studiato sia per quanto riguarda il sistema operativo che per quanto riguarda l'ergonomia, ma ci sono 2 o 3 scivoloni. Nella versione comfort i sedili sono regolabili elettricamente, addirittura riscaldabili, ma in tutte le versioni di BYD Dolphin Surf non si può avere il climatizzatore automatico che rimane manuale. Facile da utilizzare, ma perdersi in un bicchiere d'acqua così per un'auto di questo livello e di questa caratura, come si è dimostrata internamente ed esternamente, è un po' un peccato. Comunque niente di trascendentale. Ad ogni aggiornamento e ad ogni iterazione questo sistema operativo di BYD migliora a vista d'occhio e comunque sia, però, per quanto sia fluido e funzionale, sappiamo benissimo che anche in un'auto da città così l'importante sono le funzionalità di Android Auto e Apple CarPlay, che funzionano molto bene anche in modalità wireless oltre che cablata. Insomma, adesso mi sposto sui sedili dietro per vedere quanto spazio c'è a bordo di questa piccola auto, ma con questo grande passo. In soli 4 metri di spazio, grazie alla piattaforma BYD ePlatform 3.0, gli ingegneri BYD sono riusciti a dare tantissimo spazio a bordo anche ai passeggeri posteriori. Infatti, grazie al fatto che siamo davanti a un'auto 100% elettrica, nativa elettrica, la batteria è posta tutta sotto il pianale, ma non abbiamo nessun tunnel di trasmissione e quindi anche se l'auto è omologata per 4 si sta veramente molto comodi, volendo uno dei 4 può stare qui in mezzo. Parlando di finiture, le finiture al posteriore sono identiche all'anteriore, quindi abbiamo una simil pelle traforata, gli attacchi Isofix qui anche sui sedili al posteriore e le porte hanno le stesse texture e gli stessi materiali che ritroviamo all'anteriore, quindi nessun tipo di economia per chi siede qua dietro. Ma la cosa più importante è lo spazio per le gambe. Io non sono un gigante, sono alto poco più di 1,74 m, ma col sedile nella mia posizione di guida guardate quanto spazio ho per le gambe, ma anche per la testa. Non tocco in altezza e non tocco in lunghezza. Il posteriore è ben rifinito, abbiamo tanti vani portaoggetti sia nelle tasche delle porte che sotto il tunnel centrale, dove troviamo un altro vano dove ad esempio mettere il proprio telefono o qualche oggetto, e qui dietro ai sedili troviamo delle tasche per inserire le nostre cianfrusaglie da viaggio. Inoltre, inusuale, ormai sparito su qualsiasi auto europea, il maniglione per salire e scendere, che è una novità, mi verrebbe da dire, per questo segmento di auto in questa epoca.
Ecco, se proprio vogliamo trovare due piccole cadute di stile nella parte posteriore dell'auto, manca la cappelliera a coprire i bagagli o gli oggetti che riponiamo nel nostro cofano, e la parte alta del cofano in tinta carrozzeria non è rivestita da una plastica e quindi dà un aspetto un pochettino cheap a questa parte posteriore della cabina. Niente di trascendentale, in fondo siamo a bordo di una segmento A. Adesso mi metto sul sedile del conducente e non ci resta che andare a provarla su strada. Ed eccoci finalmente a bordo di BYD Dolphin Surf, probabilmente l'auto più attesa in Europa degli ultimi anni, perché questa piccola cittadina di segmento A si promette di democratizzare la mobilità elettrica in città e, possiamo dirlo, specialmente nei paesi del sud Europa, con un prezzo d'attacco molto interessante, ma soprattutto, inusualmente per il segmento a cui appartiene, una dinamica di guida molto interessante e assolutamente non trascurata, perché qui gli ingegneri di BYD hanno curato un feedback del pedale del freno, dell'acceleratore, del volante in maniera maniacale, quasi rendendo questa BYD Dolphin Surf un'auto di segmento superiore. Ecco, parliamo subito di questo. Ovviamente, essendo una macchina elettrica, troviamo un baricentro molto basso, un peso molto superiore rispetto a un'auto termica di segmento A e un motore estremamente scattante. Lei infatti può vantare in questa versione Comfort, che è la full optional, il motore più potente della categoria. Motore potente unito a un pacco batteria molto grande, 43 kWh, che le danno delle doti dinamiche di ottimo livello. Doti dinamiche che la avvicinano quasi alle Super Mini e alle Hot Hatch di qualche anno fa. Ecco, questa ingegnerizzazione del powertrain, del pacco batterie, permettono a questa BYD Dolphin Mini di muoversi molto bene in città, sia in termini di accelerazione, di agilità nelle curve, nei cambi di corsia e nei sorpassi, ma anche in termini di stabilità, perché non è inusuale trovare all'interno di segmento A una dinamica di guida e una dinamica di sicurezza e di handling dell'auto un po' trascurata. Ecco, Dolphin Mini non presta il fianco a nessuna di queste criticità. La taratura di tutto l'impianto di guida, pedali del freno, dell'acceleratore, del volante, sono studiati così bene che guidare questa Dolphin Mini è veramente un piacere, sia nei cambi di corsia, che sono veloci, l'auto rolla veramente poco per essere comunque un'auto elettrica di segmento A, e si ha sempre una sensazione di controllo sulla vettura e non si ha mai la percezione di perdere la trazione dell'auto, anche affrontando delle curve ad alta velocità. Se su alcune competitor si può percepire un po' questa posticità, questa giocattolosità della dinamica di guida, invece qui è tutto al suo posto e siamo di fronte a un'auto di segmento A che quasi mette un piede in un segmento superiore di altissimo livello. Non è stato fatto nessun compromesso in termini di guida. Il volante ha il feedback giusto, non è mai troppo leggero e non è mai troppo duro, si manovra correttamente a tutte le velocità, sia in manovra che ad esempio per fare un sorpasso in autostrada. Le ruote sono al posto giusto e reagiscono alle asperità del terreno sia in termini di comfort che in termini di handling dell'auto in maniera convincente, solida, concreta. E questo restituisce A, un sorriso sulla faccia, perché è raro trovare un'auto di segmento A che si guida così bene, ma B, una sensazione di sicurezza stupefacente per il prezzo e per il segmento cui Dolphin Surf appartiene. Sicuramente, fatemi usare un gergo un po' giovanile, dalle piste a tante altre auto anche di segmento B. Ecco, che gli ingegneri di BYD abbiano curato al 100% la dinamica di guida di questa BYD Dolphin Surf si vede da come le sospensioni reagiscono a tutte le sollecitazioni che gli diamo, sia in un contesto di guida un pochettino più sportiva, sia in un contesto di guida prettamente cittadino. Le rotonde si affrontano benissimo, i dossi vengono smorzati molto bene, c'è un equilibrio perfetto tra la durezza delle sospensioni e la risposta che devono dare alle sollecitazioni della strada. Anche un pavé molto ruvido, molto accentuato, non gli dà assolutamente fastidio. Mi sento di dire che dopo aver provato tutta quanta la gamma BYD, di cui trovate i video sul canale,
lei ancora una volta segna un passo avanti della capacità degli ingegneri cinesi di avvicinarsi un passettino in più al gusto europeo per la guida delle auto. Sicuramente è un traguardo enorme raggiunto su questo nuovo progetto pensato per l'Europa in un segmento così piccolo. Ecco, parlando di feeling di guida, di ingegnerizzazione del powertrain, del motore e della batteria, in questa versione Comfort, che è la versione top di gamma, troviamo un motore da oltre 150 cavalli che gli dà delle prestazioni notevoli, assolutamente notevoli, il motore più potente della categoria, unito a un pacco batterie, ovviamente con tecnologia litio-ferrofosfato, da 43,2 kWh. Questa combinazione di motore e batteria ci permette di avere un'auto che scatta da 0 a 100 in meno di 10 secondi, ma che ha un'autonomia da prima della classe. Ora, è un bel po' che stiamo facendo un percorso cittadino, l'habitat di elezione per questa BYD Dolphin Surf, e abbiamo un consumo di 12,8 kWh per 100 km, che si traducono in oltre 450 km di autonomia, che sono davvero un record, perché non è un'autonomia dichiarata, registrata col VLTP, ma è un'autonomia vera, registrata col mio piede, che è abituato a guidare una termica poi. Ecco, se mettiamo insieme questi due aspetti in termini di dinamica di guida, handling e suite ADAS, che è completissima, è una guida autonoma di livello 2, ben tarata e ben funzionante, con l'autonomia che restituisce questa BYD Dolphin Surf, ci troviamo davanti, ahimè, a un'auto che supera di slancio tutta quanta la concorrenza europea. Ora, voglio fare un discorso un po' sul concreto. Ho la fortuna di avere in casa la concorrente numero 1 di questa BYD Dolphin Surf, che è la Dacia Spring. Se confrontiamo quest'auto con la Dacia Spring, che è una delle auto di segmento A elettriche più vendute in Italia, la Dacia Spring ne esce con le ossa rotte. Ma anche se prendiamo in considerazione Citroen EC3 e Fiat Grande Panda, che sono auto che sono disponibili nei nostri showroom, Dolphin Surf ha a sua disposizione tantissime frecce da scoccare per tirare giù dei mostri sacri dell'automotive europeo che si sono cimentati nel segmento A elettrico. A me viene da dire che dopo questa guida su strada, questa BYD Dolphin Surf è forse la migliore auto che si può comprare sotto i 20.000 euro in un ambiente cittadino, perché consuma pochissimo, va come un fulmine, è super accessoriata in tutti quanti i suoi allestimenti ed è sicura, economica ed è anche piacevole da guidare. Insomma, si può dire che i cinesi hanno fatto i compiti a casa molto bene e si sono posizionati in un batter d'occhio come primi della classe nel segmento A europeo. Questa è una vera minaccia ai classici legacy automaker come Fiat, come Citroen, come Peugeot, come Opel, perché qui c'è davvero un passo avanti rispetto a tutto quello che hanno prodotto fino ad oggi nei segmenti più piccoli della loro offerta di auto. Prima di scendere e tirare le somme di questo progetto di BYD Dolphin Surf messo in piedi dagli ingegneri di BYD, devo fare un veloce cenno all'esperienza a bordo di questa BYD Dolphin Surf in termini di comfort, insonorizzazione e materiali percepiti ed ergonomia di tutti quanti i sistemi. Parlando di sonorizzazione, l'auto si comporta molto bene, filtra benissimo l'asperità del terreno e i rumori che possono arrivare da un ambiente cittadino, i clacson delle auto, i motori delle auto termiche. È stato fatto un lavoro veramente eccellente. In termini di ergonomia, i pulsanti fisici non mancano per aprire tutti e quattro i finestrini elettrici questa BYD Dolphin Surf e per regolare la posizione degli specchietti. Come da tradizione BYD, tutti i comandi del climatizzatore sono demandati principalmente al touchscreen qui posizionato a sbalzo sul cruscotto, ma sono facilmente raggiungibili e utilizzabili grazie alle shortcut che sono sempre presenti sulla parte bassa del touchscreen. L'impostazione del driver cockpit e dello schermo dell'infotainment è la classica di BYD, quindi abbiamo uno schermo dietro al volante che riporta tutte le informazioni relative ai consumi, alla velocità e alle modalità di guida selezionate, e poi abbiamo un grande touchscreen dell'infotainment, ovviamente che può utilizzare Apple CarPlay e Android Auto e che può
ruotare, che ci riporta in maniera molto chiara tutte quante le informazioni relative all'intrattenimento, quindi alla musica, alla navigazione. Ovviamente anche questa BYD Dolphin Surf è collegata a internet, quindi si può aggiornare con aggiornamenti over the air e sarà aggiornata nel tempo. Il sistema operativo è completamente in italiano e anche qui troviamo l'assistente BYD che permette di comandare l'auto con i comandi vocali. Il volante è del dimensionamento corretto, è fatto molto bene, in questo caso è rivestito in pelle, è spesso il giusto e ci permette di trovare in pochissimo tempo i pulsanti fisici per governare l'infotainment e per attivare tutti quanti gli ADAS. Faccio un piccolo passo indietro parlando di ADAS. Come dicevo prima, sui TADAS di secondo livello, quindi guida completamente autonoma, ritroviamo la frenata automatica di emergenza, il cruise control adattivo con funzione stop and go, troviamo il mantenimento di corsia e troviamo anche qui, posizionato sul montante A, una telecamera che monitora l'attenzione del guidatore. Non potevano ovviamente mancare le telecamere a 360 gradi presenti su questa versione Comfort. Parlando di allestimenti, tutti quanti gli allestimenti di BYD Dolphin Surf Active, Boost e Comfort sono completi in termini di ADAS, hanno sempre la guida autonoma di secondo livello, ma rinunciano a qualche dettaglio in termini di finitura, come ad esempio i sedili che non sono in pelle, come ad esempio i cerchi che non sono in lega ma sono dei classici cerchi in ferro. Però l'esperienza di guida è sempre questa. Ecco, abbiamo due livelli diversi di batteria e di powertrain che restituiranno un'esperienza di guida leggermente diversa, ma la solidità dell'auto e la sicurezza che restituisce alla guida rimane sempre quella. Ultimo cenno in termini di visibilità, qui troviamo uno specchietto che non è fotocromatico, ma si usa ancora la classica leva per evitare di essere abbagliati dagli abbaglianti di chi ci segue. Troviamo degli specchietti molto grandi che ci permettono di muoverci bene in città. Il lunotto posteriore è di dimensioni corrette. Ecco, c'è un grosso angolo cieco sul montante C posteriore, ma qui all'anteriore devo dire che è tutto quanto sotto controllo e non ci sono criticità particolari nella guida cittadina. Ora, abbiamo fatto una piccola overview di tutta quanta la vettura, non ci resta che fermarci un attimo per tirare le somme e capire dove venire a provarla. Perché scegliere questa BYD Dolphin Surf rispetto a una controparte termica di segmento A? Beh, i motivi sono tantissimi. Primo, il suo costo di mantenimento, total cost of ownership, è molto più basso rispetto ad un'auto termica di segmento A. In Piemonte, ad esempio, non paga il bollo, l'assicurazione è più bassa e utilizzarla tutti i giorni rispetto a fare un pieno di benzina vi costerà molto meno. Lei, con una tariffa domestica normale, si ricarica con meno di 7 euro di spesa. Ha un'autonomia nella sua versione Boost estesa, supera di slancio i 500 km, che vuol dire potenzialmente ricaricarla una volta al mese, e ha una potenza e una risposta all'acceleratore veramente sorprendente, uno 0,50 che molte altre termiche col cambio manuale si sognano. E poi ha una suite di ADAS e di sicurezza completa al 100%, una guida autonoma di livello 2 che, se accoppiata con un handling eccezionale e con una risposta ai feedback della strada e del guidatore di alto livello, creano un pacchetto difficilmente ritrovabile sulle competitor termiche di segmento A. Insomma, gli ingegneri BYD hanno lavorato benissimo e non vi resta che venirla a provarla per un test drive in tutte le sedi di Teorema BYD. A Torino in Corso Rosselli 175 e a Genova in Corso Europa 474. Siamo sicuri che lei vi lascerà a bocca aperta sia in termini di handling che di finiture interne, ma soprattutto di rapporto qualità-prezzo. Lei, in allestimento Active con motore da 95 cavalli e batteria da 30 kWh, parte con un prezzo promo di lancio da 16.990 euro. Ma la versione migliore è la Boost, con finiture identiche alla Comfort, il pacco batteria da 43 kWh e il motore da 95 cavalli, che vi permetteranno di percorrere oltre 500 km in città con un prezzo super aggressivo, intorno ai 19.000 euro. Insomma, non vi resta che venire a provarla da Teorema.